Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Volevo parlarvi un attimo di calciomercato e parliamo di Inter in questo caso perché l'Inter ha siglato un colpo da 90 secondo me. Lukaku è ritornato a Milano, 8 milioni più bonus in prestito. Un applauso alla dirigenza dell'Inter tutta perché secondo me è veramente un gran colpo. Dybala non si sa ancora se arriva, ma credo che comunque arriverà, e quindi l'Inter, Lukaku, Dybala, Lautaro ha un tridente che può competere anche in Champions League, in Serie A sicuramente, ma può dire la sua anche in Champions League. Infatti secondo me l'Inter sta facendo proprio questo, sta cercando di rafforzare la rosa dove è possibile perché era già forte. Con Lukaku si è rafforzata e come? Se vediamo le statistiche, Lukaku all'Inter prima di andare via comunque 23-24 gol all'anno e 7-8-10 assist. Quest'anno l'Inter con Lukaku avrebbe vinto lo scudetto 5 punti sopra il Milan, secondo me, avendolo in squadra. E invece è andato al Chelsea perché voleva andare al Chelsea. Poi sappiamo tutti quanti il Chelsea che fine ha fatto con Abramovic, la proprietà, la Russia e tutto il resto appresso. Fatto sta che la dirigenza Inter è stata molto scaltra, anche perché aveva il volere del giocatore al 100% e Lukaku addirittura senza procuratore, con un avvocato, contratti firmati, prestito e se n'è andato a Milano. Detto questo, l'Inter ha bisogno anche di fare mercato in uscita ed abbassare il monte ingaggi dopo questo colpo, quindi c'è Sanchez in uscita, in attacco, perché ovviamente tra Lukaku, Lautaro, Dybala che forse arriverà, Correa, il parco attaccanti comunque è pieno e c'è Sanchez in uscita. Alexis Sanchez chi lo vuole? Lo vuole il Siviglia. Sanchez ha un ingaggio importante, è difficile piazzarlo, però il Siviglia già in passato con Rakitic comunque tu non lo vuoi, quello non lo vuole, l'altro non lo vuole. Lo prendo io e alzo la qualità della rosa perché Sanchez comunque è ancora un giocatore che può dire la sua. A parte Sanchez, il problema è Skriniar. Il problema poi non è nemmeno tanto un problema perché il Paris Saint-Germain ha offerto 60 milioni, l'Inter ne chiede 80, ma credo che comunque si faccia intorno ai 70 milioni. L'operazione va chiusa, se non 65, perché comunque il gioco al rialzo e al ribasso ci sta sempre. Comunque l'unica squadra ad aver offerto realmente è il Paris Saint-Germain. Secondo me un'altra trattativa che può andare in porto, perché comunque Paris Saint-Germain serve il difensore, Skriniar è un grandissimo giocatore e l'Inter comunque dietro si coprirà in qualche modo. Ho sentito che si voleva coprire o con Bremer o con Milenkovic, non sono Skriniar, però abbassando il monte ingaggi prendi un giovane di prospettiva con un ingaggio molto più basso, ci sta. E poi non dimentichiamo che i gol li devi fare, comunque sicuramente non li devi prendere, però prima li devi fare e con Lukaku i gol li fai per forza. Lukaku a me piace all'80% perché è un giocatore prettamente, secondo me, prettamente da un giocatore degli ultimi 15 metri. Comunque arrivi sotto porta, a 15 metri gli passi la palla e lui la butta dentro, ed è questo che è mancato all'Inter di quest'anno. Quindi secondo me tra tutte le squadre che stanno facendo mercato, nella zona alta della classifica ovviamente, l'Inter al momento è la più concreta. Il Milan sì, ho Renato Sanchez, Origi, tanti nomi, ma ancora dobbiamo vedere ufficialità e quant'altro. E il Napoli uguale, il Napoli alla solita politica ha preso comunque Kvaratskhelia e Oliveira sicuro, si parla di Deulofeu, ma vediamo se arrivi o no. Perciò l'Inter al momento tra le 4-5 squadre di là sopra si è rivelata la più concreta. Un applauso ancora alla dirigenza, è un grandissimo colpo. E poi mi piace vedere Lukaku in Serie A, è molto meglio vederlo in Serie A che vederlo in Premier, che comunque non è che abbia fatto un'annata così stratosferica alla fine. Comunque Lukaku all'Inter, aspettando che il calciomercato entri nel vivo da luglio in poi. Entrerà nel vivo secondo me il calciomercato verso il 10, forse anche la prima settimana, i primi 10 giorni di luglio, perché comunque il campionato comincia prima. Secondo me se vuoi fare un gran campionato entro
la seconda metà di luglio devi avere la squadra settata con tutti gli elementi, così che puoi fare una bella preparazione ed arrivare comunque al premondiale, perché comunque questo mondiale romperà un po' le scatole, arrivare al premondiale comunque con la squadra che comunque ha fatto già abbastanza punti. Non è semplice a livello atletico gestirla, però stiamo parlando di professionisti, quindi non sarà un problema. Ho letto solamente che per esempio squadre come la Fiorentina o giocatori che sono nella Fiorentina e convocati in nazionale, perché la Fiorentina partirà prima per la Conference League e tutte le qualificazioni. Un giocatore della Fiorentina che se le gioca tutte dovrà fare dalle 72 alle 76 partite quest'anno, quindi veramente tantissimo. Di solito se ne fanno 55, 56, 50. Secondo me comunque sarà un campionato affascinante anche per il fatto, questo fatto appunto atletico con il mondiale in mezzo al campionato. Ne vedremo delle belle e secondo me sarà un'occasione in più per le squadre che salgono dalla Serie B, che avranno una preparazione leggerissima e i primi 2 mesi daranno filo da torcere anche alle squadre più forti del campionato. Stiamo a vedere e vediamo questo calciomercato se ci riserva altri colpi, sperando soprattutto in casa Napoli. Vedremo, Napoli, Juve, Inter, Milan, Lazio, tutti sotto osservazione. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video sul calciomercato, mettete like al video, condividete questo video e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. È gratis e attivare la campanella non costa niente. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!